Vorrei soltanto dire, per favore, seguite questo video fino in fondo, perché qui in questo video c'è la soluzione, l'unica soluzione possibile a tutti i nostri problemi di ciò che stiamo vivendo oggi in questo mondo così tormentato da problemi che potrebbero benissimo non esistere, ok? Quindi vedete tutto questo video con molta attenzione perché è un video molto importante. Ciao amici, ciao amiche, buongiorno a tutti, qui mi sono svegliato da poco e come stavo leggendo le domande che mi scrivete nei commenti sotto i video e ci sono state alcune domande che chiedevano più o meno la stessa cosa, nel senso che ammesso che veramente il nostro libero arbitrio abbia un valore per gli alieni, che lo rispettino veramente, e io vi dico di sì, che è così, a cosa serve se ad esprimere il nostro libero arbitrio dicendo no agli Elohim, non vogliamo essere governati dagli Elohim né direttamente né indirettamente da dietro le quinte? A cosa serve se ci sono miliardi di persone che invece gli danno il consenso perché vanno in chiesa, nelle chiese dove c'è il Gesù morto, il trofeo della loro vittoria, quindi si dà il consenso agli Elohim, e molte altre ignare completamente di questo meccanismo che ci darebbe voce in capitolo per poter cambiare le cose, mentre nel frattempo ancora andiamo in piazza, facciamo le manifestazioni, facciamo petizioni, cerchiamo di convincere i leader politici, qua gli entra, qua gli esce. Loro non hanno potere di cambiare niente, ma gli alieni sì. Allora, riassumendo, la domanda è: noi siamo in pochi, 4 gatti, in confronto a tutta la gente che è ignara e che inconsapevolmente gli dà il consenso. Bene, non è proprio così. Allora, anche se noi siamo soltanto qualche migliaio di persone, perché questa è la quantità di persone che hanno ascoltato i miei video e hanno capito ciò di cui parlo, qualche migliaio di persone può avere, diciamo, incidere in modo concreto su questa realtà? Bastano poche persone? Allora, innanzitutto, prima che io ne parlassi, questa cosa non la sapeva assolutamente nessuno, siamo sinceri, ma chi la sapeva? Anzi, sotto questo video mettetemi: è vero, prima che ce lo dicessi tu non lo sapevamo, mettetelo per favore, così perlomeno riconosciamo le cose come stanno. È importante questa consapevolezza, perché sennò sembra che gli altri ne parlano, no? Tutti questi che fanno i grandi divulgatori, di che? Di che non hanno capito i punti chiave di tutto questo problema? Allora, il fatto che siamo poche migliaia di persone a dire no agli Elohim, e questo è molto importante perché prima non c'era nessuno a dire no agli Elohim. Questo comincia a essere un segnale di presa di coscienza, un segnale incisivo, importante di presa di coscienza. Quindi siate orgogliosi di essere i primi a dire no agli Elohim. Questi Elohim impostori che con i loro alleati nordici hanno fatto finta di essere Dio e gli angeli, i creatori dell'universo e della specie umana. Sti disgraziati qua sarebbero i creatori dell'universo e della specie umana. Questi truffatori, questi ingannatori di prima categoria. E beh, allora, il fatto che voi vi siate risvegliati di fronte a questa realtà, perché voi sapete che il risveglio non è un risveglio così integrale, che uno si risveglia e sa tutto.
Stai prima un pezzo, poi sarà un altro pezzo, poi sarà un altro pezzo, la qualità del risveglio è esattamente proporzionale a quante cose hai capito. Quindi che voi abbiate capito questo già è incisivo, perché fino a poco fa, fino a prima che voi capiste questa cosa, solo io l'avevo capita e solo io ero in dissenso. Però voi capite che quando questi alieni ragionano su quello che stiamo facendo, diceva, vabbè, ha capito solo Maurizio. No, adesso l'avete capito pure voi, qualche migliaio di persone, e questo conta, conta, perché prima gli Elohim avevano una scusa. Sapete qual è l'argomento preferito degli Elohim? E adesso ve lo racconto. Loro sanno che gli antichissimi hanno creato contemporaneamente noi, umani terrestri, i marziani, gli Elohim, gli asgardiani, i nordici. Avevano creato perché intorno a questa stella chiamata Sole c'erano questi pianeti, questi tre pianeti con questi tre popoli. L'argomento preferito degli Elohim è che noi non ci siamo mai innalzati dalla condizione animale, che siamo assolutamente incapaci di capire le cose. Noi siamo incapaci di capire le cose. Loro ci hanno confuso le idee in un modo pazzesco e poi noi siamo incapaci di capire le cose. E no, mi dispiace. Questo è l'argomento che gli piace di più a loro, ossia che noi non abbiamo mai raggiunto la condizione umana perché non siamo capaci di capire neanche quello che sta succedendo. Ma vi rendete conto? Dovete essere orgogliosi perché ognuno di voi che dice no agli Elohim dimostra che noi non siamo al di sotto della condizione umana, assolutamente, che noi siamo capaci di capire le cose come. Perciò è molto importante che ci siete voi, perché questo è un segnale forte che noi innanzitutto siamo in una condizione umana tanto quanto loro, se non di più, perché noi siamo buoni. E l'altra cosa è che c'è un gruppo di persone che comincia a prendere la consapevolezza e la coscienza, e questa è una cosa di una preziosità assoluta. Quindi siate orgogliosi, ditelo sempre. Non c'è bisogno che dite cose cattive, basta che dite no agli Elohim. Basta questo. Ditelo ovunque. Nei media, nei social, scrivetelo sul tavolo, pensatelo. Non vi preoccupate perché con certezza assoluta gli antichissimi conoscono ogni vostro pensiero. Ok? Perciò manifestate il vostro dissenso a questo governo alieno occulto da dietro le quinte che ha ridotto il nostro pianeta e le nostre vite a quello che ben conoscete. Grazie a tutti, vi voglio bene. A presto.